Ciao a tutti e benvenuti. Oggi proveremo a leggere una tab o tablatura per chitarra. Vediamo come si fa. È un metodo comunemente usato per leggere spartiti senza conoscere la musica. La tab o tablatura è la rappresentazione grafica delle corde di una chitarra. Qui troviamo la tab più il pentagramma. È sempre bene affiancare alla tab un pentagramma, perché purtroppo la tab non ci dà tutte le informazioni utili per leggere uno spartito in maniera corretta. La linea più alta, dove c'è questo cursore giallo, rappresenta la prima corda, quella che suonata a vuoto dà il suono più acuto della chitarra, il mi cantino. La seconda linea, scendendo, troveremo la seconda corda della chitarra, che è un si. Se scendiamo ancora c'è la terza corda della chitarra, che è un sol. Scendiamo ancora la quarta corda della chitarra, che è un re. Se scendiamo ancora la quinta corda della chitarra, che è un la. Se scendiamo ancora troviamo la sesta corda della chitarra, il mi basso. Se trovate dei numeri su queste linee, significa che dovete suonare quel tasto corrispondente a quel numero. Se ad esempio troviamo scritto 1 sulla prima linea, significa che dovremo suonare il primo tasto della prima corda. Se troviamo il numero 3 sulla prima linea, significa che dobbiamo suonare il terzo tasto della prima corda. Se troviamo invece uno 0 sulla prima linea, significa che quella corda va suonata a vuoto, nessun dito della mano sinistra sulla corda. Se trovate tanti numeri messi in verticale, significa che stiamo suonando un accordo. Vi faccio vedere. Ad esempio, suoniamo il Mi minore. Il Mi minore è composto da queste note. La sesta corda è a vuoto, quindi scriverò 0. La quinta corda al secondo tasto, scriverò 2. La quarta corda al secondo tasto, scriverò ancora 2. Poi terza corda a vuoto, seconda corda a vuoto e prima corda a vuoto. Ecco qui che ho scritto il Mi minore, quindi si leggerà in questo modo. Se invece lo voglio arpeggiato, lo scriverò così: 0, mi sposterò ancora e andrò avanti per tutte le note che mi occorrono. Proviamo a scrivere una piccola melodia. Se scrivo qui 3, significa che io sulla quinta corda, prima, seconda, terza, quarta, quinta corda, devo premere il tasto numero 3. Se qui scrivo 0, significa che alla quarta corda, prima, seconda, terza, quarta, devo suonare il tasto 0, quindi la corda a vuoto. Se qui scriverò 2, significa che dovrò suonare il secondo tasto di questa determinata corda, che è la quarta corda. Dopodiché mi occorre ancora il terzo tasto della quinta corda e lo scriverò. Scrivo ancora questa parte perché il brano prevede una ripetizione di questa frase melodica e andandola a suonare verrà fuori questo, che è, diciamo, l'inizio di Fra Martino. Quindi leggere una tablatura non è leggere a specchio come pensano molti, ma la chitarra viene capovolta. In questo modo ci provo. Viene letta così. Mi rimetto in posizione. Proviamo a leggere invece un diagramma di accordi. Diagramma di accordi, la chitarra viene posizionata diversamente. Lo potete trovare in realtà o con lo stesso sistema della tablatura o più comunemente in questo modo, dove la chitarra è messa verticalmente. C'è questa parte, questa linea, che sta ad indicare il capotasto. Tutte queste altre linee orizzontali rappresentano
le barrette poste sulla tastiera. Tra una barretta e l'altra c'è il tasto, quindi qui avremo il primo tasto, qui il secondo, qui il terzo, eccetera. Generalmente troverete un numeretto che sta ad indicare qual è il primo tasto. In questo caso questo numero messo fuori la griglia sta ad indicare che ci troviamo al primo tasto. È importante leggere questo numero perché ci sono poi degli accordi posizionati nella parte alta della tastiera che difficilmente si potrebbero capire senza quel numeretto. I pallini neri stanno ad indicare quali tasti premere su quali corde. All'interno potrete trovare dei numeretti che stanno ad indicare con quale dito della mano sinistra dovete colpire quel determinato tasto. Quindi in questo caso che stiamo suonando un Re maggiore, il dito 1 è posizionato al secondo tasto della terza corda. Questa qui è la prima corda, prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta. Mentre questi qui sono i tasti primo, secondo, terzo, quarto e quinto, eccetera. Quindi questo è un Re maggiore, secondo tasto della terza corda, dito 2 sul secondo tasto della prima corda e dito 3, terzo tasto della seconda corda. Questo cerchietto sta ad indicare che questa corda, la quarta, va suonata a vuoto. Le X invece indicano che queste corde proprio bisogna evitare di suonarle, quindi non vanno suonate nella quinta e nella sesta corda per questo determinato accordo. Quando invece abbiamo un barré, cioè il dito indice che copre tutte e 6 le corde, si scriverà in questo modo. Questo sta ad indicare che il dito 1 copre tutte le corde. Qui troverete scritto 1, 1, 1, il dito numero 1 che si mette in maniera verticale sulla tastiera. Qui dobbiamo andare al quinto tasto della chitarra e fare un barré. Quindi facciamo il barré sul quinto tasto. Il quinto tasto me lo dice questo numero, significa che dobbiamo andare al quinto tasto. Il sesto tasto non c'è nulla, sul settimo tasto dobbiamo posizionare il dito 2 sul settimo tasto della quarta corda, il dito 3 sul settimo tasto della terza corda e il dito 4 sul settimo tasto della seconda corda. E così abbiamo un Re maggiore posizionato al quinto tasto, mentre prima lo avevamo visto con le corde a vuoto. Mi auguro sia tutto più chiaro, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!